Questo è come ho setappato il mio telefono per non rovinarmi la vita. Questo è quello che chiamo il mio modern dumb phone e penso sia l'incontro perfetto tra funzionalità ed essenzialità. Voglio farti vedere come ho impostato il mio telefono e i trucchi che utilizzo per usarlo meno di un'ora ogni singolo giorno, e questo ha avuto un impatto positivo in tutte le altre aree della mia vita, perché avevo più tempo libero per fare davvero quello che mi piaceva. Se non mi credete, vi faccio vedere nelle impostazioni quanto davvero utilizzo il mio telefono. Ad esempio, ieri l'ho utilizzato per 1 ora e 40 minuti e questi 40 minuti in più sono motivati dal fatto che dovevamo fare degli esercizi online a scuola e quindi ho usato Chrome per mezz'oretta. Per il resto ho cercato di utilizzarlo il meno possibile, come potete vedere qua. Se vi chiedete come faccio a usare il mio telefono così poco, vi faccio vedere i trucchi e le strategie che ho adottato per raggiungere proprio questo risultato, e direi di partire proprio dalla schermata di blocco che vedete ha uno sfondo nero. Questo principalmente per 3 motivi. In primis perché è noioso ed è proprio quello che dovrebbe essere uno sfondo se abbiamo come obiettivo utilizzare meno il telefono. Per il resto è semplicemente perché non avevo più voglia di continuare a cambiare sfondo, e comunque se avete uno schermo OLED risparmia batteria. Continuando sulla schermata home, lo sfondo rimane sempre nero e troviamo queste applicazioni che sono disposte in questa maniera perché sono facili da accedervi utilizzando solo il pollice di una mano. Ci sono tutti strumenti che penso non serva neanche spiegarvi a che cosa servono, se non per questa barra che non è quella solita di Google, ma in realtà è un widget di un'applicazione che si chiama Sesame. È un po' il sostituto della Spotlight per Android e mi permette di cercare una cosa attraverso tutto il telefono, che siano applicazioni, contatti oppure cercare qualcosa su Google, anche se quello preferisco farlo tenendo premuto il bottone d'accensione chiedendo direttamente a Gemini. Cercare le applicazioni qua è in primis più veloce di andare a cercarla nella libreria delle app, e inoltre mi permette di non perdermi tra tutta l'altra lista e finire in un'altra applicazione non volendo. Tutte le altre applicazioni le tengo nel drawer delle applicazioni. Ho scelto questa modalità e non quella dove riempio tutte le pagine solo perché così posso tenerle belle nascoste lì in basso. Di applicazioni tengo solo il strettamente necessario, non ci sono videogiochi, proprio 0 di 0, e tengo anche installati quello che molte persone direbbero sia controintuitivo, i social network. In realtà io ho imparato a usarli sempre meno e quindi finisco per usarli solo tipo 10 minuti al giorno con una tecnica molto interessante. Infatti se provo ad esempio ad aprire YouTube si apre normalmente ma appare sopra questa schermata che mi chiede se mi serve davvero adesso, con un bel bottone per chiudere l'applicazione, oppure dopo 6 secondi si sblocca un altro bottone per continuare nell'applicazione. Questi 6 secondi mi servono semplicemente per pensare se mi serve davvero l'applicazione, e quindi dopo posso o tornare alla schermata home oppure decidere di entrare nell'applicazione, e se voglio continuare mi chiede anche per quanto voglio farlo, in maniera che dopo quel tempo mi richieda se voglio continuare. E un'altra cosa utile è per esempio qui su YouTube, se provo ad aprire gli shorts viene fuori di nuovo la stessa applicazione che mi dice che sono bloccati, che sono la roba più stimolante di YouTube e quindi sarebbe meglio evitarli. Insomma, questo lo faccio con un'applicazione che si chiama Ascent su Android, è gratuita soltanto per la funzione che vi chiede di aspettare prima di aprire un'applicazione e bloccare short e reel. Il resto, se volete tipo un po' personalizzarla, dovete passare al piano premium. Se volete farlo su iPhone vi lascio qualche link in descrizione. Ogni settimana poi vado a vedere quali applicazioni nuove ho installato oppure vado a riguardare quelle vecchie e vedo se mi servono davvero attualmente, e se non mi servono le disinstallo. Per le notifiche invece, perché anche se possono essere un grave distrattore, tengo sempre il telefono in non disturbare, e per il resto c'è un sistema che regola dove le notifiche possono andare. Per prima cosa ho scelto quali notifiche non voglio proprio vedere da delle app o dalle parti di certe applicazioni. Poi ho scelto quelle che mi possono arrivare soltanto nel centro notifiche da sbloccato e quali possono farsi vedere nella lock screen. Grazie a questo metodo non appena apro il telefono vedo se c'è qualcosa
qualcosa che dovrei fare, e proprio quelle che mi arrivano sulla lock screen mi arrivano anche sull'orologio, così infatti posso semplicemente controllare cosa c'è scritto e continuare con la mia giornata. Questo si può fare in maniera molto semplice delle impostazioni di tutti i telefoni, credo. Nella sezione notifiche andate su notifiche app e andate per ogni applicazione, per esempio Apple Music, e scelgo se le notifiche dovrebbero arrivare nella schermata di blocco o finire nel centro di notifiche, e anche se possono riprodurre dei suoni. E se vi sta piacendo il video, io sono Mattia, su questo canale parlo di tech e produttività, certe volte le due cose insieme, e se vi piace questo genere di video qui sotto trovate anche il tasto iscriviti. Detto questo, degli altri trucchetti che potete utilizzare per limitare il vostro utilizzo sono: prima di andare nelle impostazioni, nella sezione accessibilità, e rendere il vostro display in bianco e nero. Questo lo renderà sicuramente meno attraente da guardare. Su iPhone so che si può fare, su Android non su tutti i telefoni, ma potete comunque cercare sul Play Store e troverete sicuramente un'applicazione. Un altro trucco da sfruttare se siete dipendenti dai social è quello di andare ad installarli proprio totalmente, oppure di accedervi tramite il browser, e qui potete adottare delle diverse strategie. Potete ad esempio uscire dall'account ogni volta che finite la vostra sessione, e la volta dopo per entrare nel social sarete costretti a rimettere e riscrivere la password ogni volta. Un altro trucco è, se usate Safari oppure Firefox su Android, potete installare questa estensione che si chiama Social Focus, che vi permette di bloccare certe parti dei siti web dei social network in maniera tale che non le potete vedere. Ad esempio potete disattivare tutte le copertine su YouTube. Ma in fondo, se decidete che non volete buttare via così tanto tempo sul vostro telefono, dovete essere voi a dirvi che non volete starci su, e quindi anche prendere la decisione di non accedere a certe app o a non tenerlo sempre in mano. Grazie a questo ho guadagnato del tempo per fare le cose che davvero mi piacciono e mi rendono felice, e poi possiamo dire che comunque da vecchi non vi pentirete mai di non aver speso un'ora in più su TikTok, anzi sarete felici di averlo utilizzato così poco. Questo era tutto. Io adesso vi consiglio di andare a vedere questo video sul setup del mio iPad, in cui ho fatto totalmente il contrario e l'ho resa una macchina per la produttività. Ci vediamo lì, o alla prossima.